Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro. Il libro Donne che pensano troppo, scritto da Susan Nolen Hoeksema, è un'opera che esplora il fenomeno del rimuginare eccessivamente, un comportamento comune tra le donne rispetto agli uomini. Nolen Hoeksema, psicologa di fama, combina ricerca scientifica ed esperienze personali per spiegare perché le donne tendono a pensare troppo e come questo influisce negativamente sulla loro vita. L'autrice non solo discute delle cause di questo comportamento, ma offre anche soluzioni pratiche per aiutare le donne a superare i cicli negativi di pensiero. Questo libro si pone l'obiettivo di fornire gli strumenti necessari per trasformare il pensiero eccessivo in azioni positive e costruttive, migliorando così la qualità della vita di chi ne è colpito. Attraverso intuizioni psicologiche e storie di vita vera, Nolen Hoeksema guida le lettrici verso una maggiore comprensione di se stesse e una vita più equilibrata. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, le origini del pensiero eccessivo tra le donne. Susan Nolen Hoeksema inizia il suo libro esaminando le origini del pensiero eccessivo tra le donne. Secondo l'autrice, uno dei fattori principali è il ruolo culturale e sociale che viene attribuito alle donne, spesso incoraggiate a riflettere continuamente sugli altri e su se stesse in modo critico. La cultura contemporanea tende a premiare l'autocoscienza e la riflessione, attributi che, se esasperati, portano al rimuginare senza fine. Un altro elemento significativo è la maggiore esposizione emotiva e sensibilità che le donne, secondo la ricerca, tendono ad avere rispetto agli uomini. Questa sensibilità, se non gestita correttamente, può facilmente trasformarsi in un loop di pensieri ripetitivi e dannosi. L'autrice esplora come le esperienze di vita differenti, tra cui traumi passati e aspettative sociali pressanti, possano contribuire allo sviluppo di tali abitudini di pensiero. Comprendere queste origini è fondamentale per identificare i fattori scatenanti e iniziare il percorso verso il cambiamento. Secondo, gli effetti del pensiero eccessivo sulla salute mentale. Il pensiero eccessivo o il rimuginare ha un impatto profondo sulla salute mentale delle donne, come evidenziato da Susan Nolen Hoeksema nel suo libro. Uno degli effetti principali è l'aumento dell'ansia e della depressione, condizioni che possono essere aggravate dalla continua riflessione negativa. Quando si rimugina, si amplificano i problemi percepiti e si perde la capacità di vedere soluzioni o di passare all'azione. Inoltre, il focus costante su pensieri negativi può portare a una percezione distorta della realtà, aumentando lo stress e la suscettibilità alle emozioni negative. Nolen Hoeksema sottolinea come la ricorrenza di cicli di rimuginio possa influenzare il sonno, ridurre la produttività e provocare tensioni nelle relazioni personali. Questi effetti psicologici possono, a loro volta, manifestarsi fisicamente, portando a fatica cronica e altri sintomi di stress. La comprensione di questi impatti è essenziale per la ricerca di strategie di coping efficaci. Terzo, strategie per interrompere il ciclo del pensiero eccessivo. Una parte cruciale del libro di Susan Nolen Hoeksema è dedicata alle strategie per interrompere il ciclo del pensiero eccessivo. L'autrice propone innanzitutto di praticare la mindfulness, una tecnica che consente di diventare più consapevoli delle proprie emozioni e pensieri al momento presente, riducendo l'attenzione sui rimpianti del passato o le preoccupazioni per il futuro. Inoltre, suggerisce di stabilire dei limiti di tempo per riflettere su un problema. Dedicare un breve arco di tempo alla riflessione può impedire che il pensiero diventi ossessivo. Nolen Hoeksema incoraggia anche le lettrici a modificare il proprio ambiente e ritmo di vita, inserendo pause deliberate e momenti di divertimento per rompere i cicli negativi. La terapia cognitivo-comportamentale è discussa come un'opzione efficace per modificare i modelli di pensiero negativi. Infine, costruire una rete di supporto forte con amici e famiglia può offrire nuove prospettive e un sostegno emotivo prezioso. Queste strategie sono essenziali per recuperare il controllo sulla propria vita e migliorare il benessere generale. Quarto,
Il ruolo delle relazioni. Nel fenomeno del rimuginare, le relazioni interpersonali giocano un ruolo significativo nel favorire o ridurre il pensiero eccessivo, spiega Susan Nolen Huixema. Relazioni tossiche o insoddisfacenti possono infatti intensificare i cicli di pensiero negativo, mentre relazioni sane possono alleviarli. Le donne tendono spesso a preoccuparsi delle relazioni più degli uomini, il che può portarle a rimuginare su eventi negativi o conflitti irrisolti. L'autrice suggerisce che la comunicazione aperta e sincera può aiutare a prevenire malintesi che possono portare a rimuginare. Inoltre, scegliere di circondarsi di persone che portano positività e supporto nella propria vita contribuisce a ridurre il carico emotivo. Stabilire confini chiari nelle relazioni è un altro punto importante discusso nel libro per proteggere la propria salute mentale. Nolen Huxema sottolinea l'importanza di sapere quando chiedere supporto professionale, come la consulenza di coppia, nel caso in cui i problemi relazionali siano troppo complessi da gestire autonomamente. Infine, l'importanza dell'autocura nella gestione del pensiero eccessivo. Nel suo libro, Suzanne Nolen Huxema enfatizza l'importanza dell'autocura come strumento fondamentale per gestire e superare il pensiero eccessivo. L'autocura implica prendersi del tempo per se stessi e concentrarsi su attività che promuovono il benessere fisico e mentale, come esercizio fisico regolare, alimentazione equilibrata e momenti di relax. L'autrice evidenzia come esercitare l'autocompassione, accettare le proprie imperfezioni e riconoscere i propri successi possa ridurre i pensieri negativi. Inoltre, suggerisce di investire in hobby e passioni che possano offrire un senso di realizzazione e gioia, lontano dalle preoccupazioni quotidiane. Anche la pratica della gratitudine, prestando attenzione a ciò di cui si è grati nella propria vita, può deviare il focus dai pensieri ossessivi. Nolen Huxema incoraggia una routine di sonno sana, poiché il riposo adeguato è essenziale per mantenere un equilibrio emotivo. Questi atti di cura di sé possono aiutare le donne a influenzare positivamente il loro modo di pensare e vivere. In conclusione, Donne che pensano troppo è un libro che dovrebbe essere letto da tutte le donne che si trovano spesso imprigionate in cicli di pensiero eccessivo. La lettura offre una comprensione profonda delle radici di questo comportamento e degli impatti negativi che può avere sulla salute mentale e sul benessere generale. Suzanne Nolen Huxema fornisce strumenti e strategie pratiche che possono essere di grande aiuto per qualsiasi donna che desidera migliorare la propria vita. Queste strategie promuovono un pensiero più positivo, migliore gestione dello stress e maggiore equilibrio emotivo, elementi fondamentali per una vita più serena e appagante. Trovare il tempo per interrompere il ciclo di pensiero eccessivo può significare la differenza tra una vita vissuta nella confusione e una vita vissuta con chiarezza e scopo. Soprattutto, il libro ispira le lettrici a non solo gestire, ma trasformare il pensiero eccessivo in un'opportunità di crescita e miglioramento personale, promuovendo così una migliore qualità della vita. Affrontare e risolvere questi schemi di pensiero non solo migliora il benessere individuale, ma rafforza anche le relazioni personali e professionali. Se vuoi supportare Susan Nolen Huxema, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo.